Ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio e per chi guarderà il video in serata, buonasera. Facciamo un po' l'analisi dei top flop di questa gara olimpica in questa giornata torrida, toscana, direi, dove c'è 47 gradi. Direi l'umidità è quasi più o meno uguale a quella del Giappone. E quindi niente, ci sentiamo un po' tutti giapponesi. Detto questo, partiamo con un po' di highlights con immagini in movimento. Partenza avvenuta alle 4 di notte ora italiana, che noi felicemente abbiamo visto, poi ci siamo assentati per qualche ora giusto per dormire un po'. Dopo pochi chilometri è nata la fuga principale, composta da un po' di uomini, diciamo nemmeno di mezza fascia, un po' più bassa della mezza fascia. Dlamini, Juraj Sagan e Grosu, diciamo, sono quelli elencabili, composta appunto da 8 uomini. Poi rimasti in 5, sì. Poi sono rimasti appunto in 5 per gran parte della gara. Diciamo, era un po' per far vedere le maglie, diciamo la verità. Nella prima parte di gara è chiaro che come tutte le Olimpiadi, la maggior parte delle nazionalità, delle nazioni che hanno meno storia ciclistica cercano di mettersi un pochino più in evidenza, e questo infatti è successo, come tutti gli anni. Hai da aggiungere qualcosa nella prima parte di gara? No. Qualcuno che ti ha sorpreso oppure niente No, di particolare? andiamo avanti. Ok, andando avanti, chiaramente c'è stata la caduta di Geraint Thomas. Vabbè, questa è ormai una certezza che ci accompagna in ogni gara, quindi no, anche qui non c'è nient'altro da dire, dai. Che tra l'altro la caduta di Geraint Thomas è avvenuta in una maniera strana, strada larga, in una semidiscesa, però cioè, non è che era una strada stretta o particolarmente insidiosa. Sorvoliamo. Sembra che sia rimasto impigliato con la ruota tra una corsia e l'altra, che c'era una leggera fossettina tra la corsia e l'altra della strada. Un motivo c'è sempre, dai. Sì, sì. Poi Tratnik per la Slovenia e per il Belgio, e anche Ciccone sul Fuji iniziano a fare la corsa dura. Qui la prima sorpresa di Valverde. Valverde inizia a accusare, poi rientrerà un po' e via dicendo. Ecco qua il Don Alejandro, che non era in condizione. Si vocifera che questo problema Covid nella Spagna possa aver influito anche a livello atletico i corridori. Non si sa, sicuramente capiremo qualcosa di più, perché effettivamente la Spagna è stata veramente il niente assoluto oggi. Si è gretolata subito, dai, è stata la prima squadra che è veramente andata in pezzi subito, appena la gara è iniziata. Qua Caruso ci prova, e infatti come avevamo detto, qua l'attacco di Evenepoel e Nibali, appunto come avevamo detto nella live dell'altra sera, il punto decisivo sarà tra il Fuji e il Mikuni Pass, se dovrà succedere qualcosa, se accadrà qualcosa. Ci hanno provato, non è successo, però Nibali qualcosa lì poteva fare e purtroppo sono andati a riprenderli. Qua il Valverde si stacca definitivamente appena inizia il Mikuni Pass, Evenepoel idem, delusione direi, Nibali pure, e attacca Pogacar con McNulty a ruota e Woods che rientrano dopo poco. E McNulty, ragazzi, oggi aveva una bella pedalata in salita inizialmente. Van Aert zitto zitto fa come ha fatto la Tirreno Adriatico, lentamente va del suo passo e non perde tanto. Bettiol segue la rota di Van Aert facendo bene, Carapaz piano piano anche lui rientra prima di Van Aert su Pogacar, e scollinano il Mikuni Pass in pratica all'incirca 8-9 atleti, tra cui Woods, Van Aert, Kwiatkowski, Bettiol, Schachmann attaccato, si stacca l'ultimo chilometro del Mikuni Pass, poi rientrerà nel tratto tra il Mikuni Pass e il traguardo. E qui c'è l'attacco a sorpresa direi di McNulty e Carapaz che gli prende la ruota e se ne vanno via all'incirca 25 km dal traguardo. Forse qualcosina di più mancava. Riescono a ottenere 40 secondi di vantaggio. Nel frattempo dietro non si davano bene i cambi, Bettiol si ferma per il crampo e qui fa tutto il lavoro Van Aert. Van Aert si prende praticamente la responsabilità di andare a riprendere e con un'azione sull'ultima salitella di giornata recupera ben 30 secondi
a Carapaz e McNulty, però praticamente riporta tutti dentro e le iniziano a vedere e Carapaz appena sente il fiato sul collo attacca su quei 500 metri al 10%, giustamente, stacca McNulty di ruota e ragazzi se ne va, dietro recuperano McNulty, si danno i cambi, cosa che non avevamo fatto precedenza, poi parleremo di Kwiatkowski e di Pogačar, ma è troppo tardi, Carapaz vince meritatamente, proprio sono contento di questa vittoria onestamente, a prescindere che ce l'ha avuta da tutte le parti, dal fantacycling, però meritatissimo. E la volata per il secondo posto se la giocano praticamente al millimetro, come gli succede spesso quest'anno a Van Aert, ricordiamo l'Amstel, molto simile l'arrivo dell'Amstel a questo. Questo però era più netto. Quell'altro forse, vabbè, lasciamo perdere, dai. Di Pidcock, Comunque Van Aert brucia Pogačar di qualche centimetro e Carapaz porta l'oro, penso il primo oro e forse l'unico dell'Ecuador di questa il secondo il secondo? Di questa, sì, il secondo nella storia. Della storia, sì, no, io parlo di questa. Di questa Olimpiade credo che l'Ecuador non abbia grosse chance di vincere un oro. Quindi tanta roba. Tanto l'ha vinto. Tanta roba e tanto merito a Richard Carapaz. Allora, facciamo un attimo, prima di fare top flop, e c'ho una bella grafica da far vedere, intanto è già stato calcolata la giornata, quindi qua mostriamo semplicemente top flop. Due parole che abbiamo avuto, diciamo, un po' negative in live su Instagram, mentre commentavamo gli ultimi chilometri, su due personaggi che non hanno fatto un bel gioco, hanno fatto il gioco di squadra per altri corridori, ma non hanno, diciamo, portato i colori delle proprie nazioni, come si dice nella disciplina olimpica, dove lo sport e la nazione deve essere messa in primo piano. In realtà lì è sembrato che i colori del club erano più importanti dei colori nazionali. Pogačar e Kwiatkowski. Mollà, cos'è successo lì? Vabbè, Kwiatkowski probabilmente alla fine ha fatto bene perché non aveva chance di vittoria e quindi ci può anche stare, dai. Alla fine Carapaz ha vinto, quindi quello che ha fatto stare, perché lui non avrebbe vinto comunque Kwiatkowski. E Pogačar invece diciamo che probabilmente era pagato per la vittoria al Tour e a nostro avviso, no, ha voluto rendere il favore a McNulty, che comunque l'ha aiutato nella vittoria del Tour. Quindi quando ha visto che c'era lui davanti e si poteva giocare la vittoria, ha tirato i remi in barca. In più qualcuno, non solo lui, anche altri hanno fatto i furbi, cioè volevano far tirare Van Aert perché era il più pericoloso allo sprint, giustamente, perché li riportasse sotto e farlo sfinire e poi poterlo battere allo sprint, cosa che fra l'altro non sarebbe avvenuta comunque perché Van Aert è anche sfinito, lo sprint per il secondo posto l'ha vinto lui. Quindi diciamo che queste tattiche, un po' le tattiche di squadra, diciamo di club invece che di squadra nazionale e un po' anche il voler fare i furbi hanno consentito a Carapaz di arrivare in fondo, perché se si fossero messi d'accordo il gruppetto dietro probabilmente sarebbero rientrati, se almeno 2 o 3 persone che non erano stanchissime avessero dato i cambi a Van Aert, no? Qualche possibilità di rientrare, non era chiusa perché erano arrivati veramente vicini, una ventina di secondi anche meno. Sì, io ti devo dire la verità. Allora, Van Aert è uno contro tutti negli ultimi perlomeno 30-35 chilometri. A tutte le corse però. Molto spesso. Lui deve imparare probabilmente a correre leggermente in maniera diversa perché sennò rischia di vincere poco. Perché quando sei più forte, ma se tu hai contro tutti è un casino. Seconda mondiale, no? Poi fece seconda al Fiandre, comunque. Ora seconda alle Olimpiadi. Non è cioè è difficile correre da solo contro tutti, però io non vorrei che diventasse il nuovo Michael Bogaert no, vincerà perché però deve trovare un sistema per contrastare questo fatto di essere l'uomo su cui tutti, diciamo, di cui tutti hanno paura e su cui tutti fanno la corsa. Probabilmente doveva provare da solo, doveva andare lui via.
cioè è Vabbè, difficile. sicuramente anche lui non aveva quella gamba da poter staccare gli altri 6-7 che erano con lui. È chiaro che secondo me, io ho questa interpretazione della gara che si è detta anche in live, secondo me Pogacar sul Mikuni Pass aveva le gambe per staccare tutti. Non fare una differenza assurda, però lui ha No, già ragionato, Pogacar ha ragionato e ha detto ok, ho McNulty dietro, compagno di squadra, ho Woods che ha una buona gamba, mi porto loro due in cima al Mikuni Pass, arrivo all'arrivo e le brucio in volata, che probabilmente succedeva questo. È successo che dietro Carapaz e poi dopo Van Aert con Bettiolla a ruota soprattutto Van Aert, e perché è lui anche lì che l'ha riportati tutti sotto, dai. sì, sì, sono ritornati sotto praticamente allo scollinamento del Mikuni Pass. Quello probabilmente Pogacar non se l'aspettava e a quel punto lì, secondo me, c'è stato un po' un gioco di squadra come capita, no? Nelle squadre, nelle corse di un giorno o comunque nelle gare a tappe dove c'è le squadre di club, attacchi te, se non ti va bene attacco io. Secondo me il giochino era McNulty, la provi te, se non ti va bene la provo io dopo. Per No, me era magari così, comunque ha visto che ha provato lui e ha detto va bene, non gli vado contro, capito? Perché Sicuramente gli poi aveva a tirato al fondo. prescindere se c'era l'accordo o meno, al momento che è partito McNulty, Pogacar lì ha totalmente smesso di collaborare. Idem ha fatto Kwiatkowski. Su Kwiatkowski possiamo dire che era già una sorpresa vederlo lì davanti, sorpresona, perché nessuno se l'aspettava. E ha fatto il gioco di squadra, cioè, non nazionale, di squadra, di club, Sì, Kwiatkowski, sì. perché era chiaro che quando andava davanti si fermava e fermava i cambi e faceva da stop e rompeva le scatole a Van Aert, che praticamente io penso abbia tirato l'80% del tempo Van Aert. Sì, sì, E in salita ha sull'ultimo riportato sotto in salita e poi ha tirato sempre lui, quindi e sull'ultima salitella di giornata ha recuperato 30 secondi in un chilometro in pratica. forse Quindi Pogacar è partito un po' prestino, poteva aspettare un altro un chilometro, altro chilometrino. due, magari tirare una botta più decisa, no? Comunque la Partito un po' gara il è Belgio, stata bella, per esempio, il Belgio, secondo me, è stato, come al solito, è stato troppo davanti, troppo presto e uno fra Benoit e Evenepoel poteva rimanere con Van Aert e dargli una mano nel finale, secondo me. Infatti, allora Però ci ricolleghiamo subito a poi ragazzi, voi nei commenti sotto, a parte a mettere mi piace al video, iscrivervi al canale, tutte queste cose, sotto nei commenti scrivete la vostra opinione su questa gara, cioè Kwiatkowski e Pogacar hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto, oppure era meglio correre ognuno per la propria nazionale e chi se ne frega dei club. Van Aert era tutti contro tutti, ha fatto il massimo, oppure lui deve migliorare sulla gestione della gara. Non vi chiediamo di Carapaz perché è ovvio che se l'è meritata perché ha fatto il numero. Poi se qualcuno dice che non se l'è meritata lo scriva pure nei no, ti ho detto, commenti. magari un uomo a Van Aert aveva fatto comodo, no? Perché Allora, sono stati eccoli tanto qua. davanti. Infatti, col discorso appunto degli uomini, no? Che per Van Aert, soprattutto per Van Aert, ci ricolleghiamo al fatto che Evenepoel l'abbiamo penalizzato di un bel -2, perché era la seconda pedina del Belgio, perché Benoit ha fatto un bel passo sia al Fuji che nel falsopiano prima del Mikuni Pass. E Benoit il suo l'ha fatto, non pensavo facesse il gregario così. Sì, sì, Van sì, è Avermaet è mancato Evenepoel, stato è mancato buono Evenepoel. nella prima parte, ha aiutato, ha tirato, però poi Van Avermaet, scusate, Ma non poi ha, non perché ha il Belgio, scusa, perché il Belgio doveva fare il ritmo alto? Cioè, è Van vero, è Aert doveva verissimo. in difesa, no? Quindi, cioè, magari risparmi un uomo La e delusione forse è stata Roglic, la delusione vabbè, maggiore. io me lo immaginavo, l'avevo anche detto che secondo me non era al massimo e quindi si sono divisi i ruoli lui e Pogacar, Comunque, punterà sulla zona. partendo dai flop, Mullah, Valverde, Cioè, qui Evenepoel è c'è un mancato, errore scusa, al meno grafico. 2. Valverde è -3, no +3, Sì, -3. infatti, C'è vabbè. un piccolo errore grafico, vabbè, è -3 No, Valverde, e Venepo chiaramente. -2 perché non è mancato, non è rimasto con Van Aert e non ha neanche attaccato, quindi è stato un uomo Sì, perso, dai, diciamo la verità. ha fatto quell'attacco con Nibali, quel qualche chilometro alla scoperta, però dai Venepool onestamente ci si aspettava che perlomeno i primi 2, 3, 4 chilometri del Mikuni Pass potessi fare ritmo a Van Aert e poi Van Aert facesse Una quella tappa, sparata, no? qualcosa, Oppure cioè. rimanesse anche con lui.
rimanesse anche quello, di qualche utilità, invece non... invece ha fatto quell'attacco un po' così con Nibali. Vabbè, Valverde -3, Roglic -3, perché questo chiaramente è in base al prezzo. Valverde, ragazzi, l'età, il caldo, era veramente, sì, è stato negativo, si sapeva. Roglic -3, Evenepoel -2 per i motivi che abbiamo detto, sia Roglic che Evenepoel, Hirschi -1 perché era a questo punto il capitano della Svizzera, perché molti pensavano Gino Maderi, in realtà dalla corsa che è stata fatta era Hirschi il capitano e non pervenuto. Nibali -2 perché onestamente le aspettative, non si sa, come io ho sentito un'intervista di Nibali che ha detto che nessuno era capitano e chi stava più in forma si giocava la gara. Quindi non era in forma e è andato male, basta. E quindi ci ha provato insieme a Evenepoel, ma al momento giusto, il momento giusto l'ha colto Bettiola a rimanere lì con Van Aert. Purtroppo i crampi l'hanno fermato. Sì, sfortuna, ma... Percorso duro per Bettiola, era già tanto che era lì. Io mi ero già espresso, il percorso era per Bettiol molto impegnativo. Però fino a che ha resistito, sì. Mullah ha fatto una grande gara. Fa complimenti a Bettiol. No, ma sicuramente. È mancato Moscon, forse, guarda. Moscon non si è mai visto. È stato, Bettiol è stato il migliore in assoluto dell'Italia, ovviamente. Però è una tipologia di corridore che ovviamente deve dare qualcosa in più per stare con i migliori in una gara. C'è il rischio che dare qualcosa in più poi ti porta a crampi agli ultimi 10 minuti. Ma non è comunque complimenti all'Italia in generale, perché essendo un'Italia, passateci il termine, spuntata, cioè non aveva la punta di diamante come il Belgio, la Slovenia o la Germania e altre nazionalità nazionali, l'Italia, essendo spuntata, aveva più archi, più frecce frecce al suo arco e ha fatto il massimo, forse da Moscon, da Caruso. Quindi nei commenti scrivete anche, ragazzi, cosa vi aspettavate dall'Italia. C'è da dire, ragazzi, che i primi 8 hanno fatto tutto il tour, quindi la risposta al tipo di preparazione giusto che andava fatto in piedi l'ha data l'ordine, la top 10. Non c'è hanno fatto il tour in una certa maniera, anche non Simon Yates o Nibali che si sono ritirati prima del dovuto, quindi probabilmente la preparazione giusta era quella. Nel senso, poi abbiamo Simon Yates -2 perché Simon Yates, perché era comunque la seconda punta e non si è mai visto, è andato a punti, pochi, però sinceramente per il costo che aveva ha fatto poco, mai visto. Lutsenko mai visto, Vlasov mai visto, Giogenart e Porte perché non è che ci si aspettava chissà cosa, però sono molto, il cartellino è molto costoso a livello di fantasycling e quindi noi abbiamo preso la palla al balzo per cararli un pochino, perché qualcosa in più potevano fare oggi, soprattutto Porte che in nazionale chi c'aveva lui? Era lui e chi c'era di australiano? George Bennett forse? No, George Bennett no, era Lucas Hamilton Lucas è neozelandese, George Bennett. No, poteva fare qualcosa perlomeno, ok? Invece mai visto. Magari la crono anche lui. George Bennett non l'abbiamo messo perché comunque era veramente un outsider, Sì. George Bennett, sì. Ok? Neozelandese, pardon per la confusione di nazionalità. I plus invece sono le plusvalenze, sono Carapaz +4, ci sta tutto, Van Aert +2, ci sta tutto, perché comunque ha lavorato, ha portato tanti punti, perché Van Aert, ragazzi, secondo posto, porti tanti punti. Pogacar +1 perché onestamente costa tanto, è arrivato terzo e un po' l'ha persa a Stato Olimpiadi. Sì, diciamo se la vogliamo vedere. Già abbastanza... Mollema +3 perché ragazzi questo non molla mai e si piazza. Woods +2 perché comunque quinto posto va benissimo. E non dite che non ve l'avevo detto questi due nomi. No, l'hanno detto. Là bisogna dire ha toppato su Almeida, ma ha peccato Mollema e Woods avevo detto che erano convinti e avrebbero fatto il risultato. Quindi quarto e quinto è buono perché sono tanti punti. McNulty +3 perché ragazzi, a parte la mia non simpatia per questo corridore, comunque i punti l'ha portati e costa pochissimo, è la vera sorpresa di questa Olimpiade onestamente. Goduran, Yates e Shakwan +1 a tutti perché hanno completato la top 10. Questo è quanto. Brevemente, in chiusura, andiamo a far vedere l'ordine d'arrivo, prendendo dal nostro partner in crime Pro Cycling Stats. Questo è l'ordine d'arrivo del
della prova olimpica. Abbiamo Carapaz a 1 minuto e 07, quindi se la sono presa con calma alla fine. Van Aert, Pogacar, Mollema, Woods, McNulty, Godou, Uran e Yates, con Shakma che ha mollato alla fine a 1,29, a 1,21, poi 11° Kwiatkowski, Futsang a 2,43, che ha mollato un po' sull'ultimo, aveva provato anche lui a fare qualcosa, poi ha mollato alla fine. Almeida ha regolato il gruppetto in volata, come suo solito, degli inseguitori. Per fare qualche punto. Sì, Almeida, e quindi lui gioca al fantasyking, ormai è sicura sta cosa. Almeida, Bettiol, Van Barle, Daniel Martin, Simon Yates, Conrad, che chiudono a 3,38 con Mike a 3,40, e l'ultimo appunti Gianni Moscon, forse la vera delusione dell'Italia onestamente, a 3,42, si è visto poco, ha fatto poco, e questi sono i primi 20 che sono andati a punti. Anche Adam Yates e Shakma, no? Si vedeva che gli mancava qualcosa. E cos'era quel qualcosa? Gli mancava di non aver fatto il Tour de France. Dai, era evidente. Si vedeva che non erano brillanti, cioè non avevano il fondo magari, capito? Non avevano corso poco, anche Almeida, capito? È tanto che non corrono. Difficile. Sì, probabilmente la preparazione azzeccata era quella, come abbiamo detto precedentemente, di fare il tour e farlo in maniera giusta. Questi ragazzi sono i top 5 della classifica delle Olimpiadi, quindi ha vinto la prova in linea il Baia Hype Racing Team con 2414 punti, di poco, ha vinto di 5 punti su Bo Garlic, poi Fox Pack e OHTD e Lampredotto Fondita, 2364. Io mi sono classificato 51esimo. Io 45esimo perché non ho messo Woods, perché l'avevo messo in un'altra nella Lega, no? Così, se no avrei vinto. Accidenti a me perché sono uno stupido, dai, va bene. E questa è la formazione vincente. Pogacar capitano, ricordiamo che il capitano nelle gare in linea è solo chi vince, cioè prende il bonus. Pogacar, Roglic, Van Aert, Almeida, Carapaz, Woods, Mollema, Godou, Gino Made. Questa è una formazione, diciamo, vedi, come avevamo detto, se avevi fatto una buona formazione al Tour de France te la ritrovavi in gran parte per le Olimpiadi. Ragazzi, in conclusione, noi ci siamo divertiti, è stata secondo me una bella gara, non scontata, perché a parte il secondo e il terzo che ci si aspettavano potessero arrivare a podio, Carapaz era un grosso outsider che ha vinto, e noi ci rivediamo presto prima della gara in linea, che ci sarà fra 4 giorni, e continuate a seguirci, commentate sotto, soprattutto se avete qualcosa da ridire su quello che abbiamo detto noi. Diteci la vostra su Kwiatkowski, Pogacar, se sono comportati bene, l'Italia se poteva fare di più, se ha fatto il massimo, il Belgio, la Spagna, come mai questo flop clamoroso. Diteci la vostra in generale. Ciao a tutti. Arrivederci.